Buongiorno ragazzi, raccogliendo la biancheria che abbiamo messo ieri. Praticamente la sera prima mettiamo qui fuori asciugamani, costumi e magliette. Stamattina sono praticamente secche. Oggi è mercoledì ed è l'ultimo giorno che staremo qui. Domani abbiamo la partenza intorno all'ora di pranzo, quindi abbiamo la giornata intera di oggi e domani metà giornata, perché alle 12 poi inizieremo già a tirare fuori tutte le valigie e quant'altro. È una giornata, il cielo è coperto ma c'è un caldo già terribile. Sono appunto le ore 9, ci organizziamo per andare a fare colazione e poi subito al mare. Sacrifici oggi La dura fatica del turista / viaggiatore. invece viaggiatore. Scrivetemi nei commenti la differenza tra viaggiatore e turista. Vediamo quanti di voi sono preparati. Adesso, dopo aver fatto il bagno in mare, stiamo andando al Morna Beach a prendere un caffè in ghiaccio, un caffettino con ice. Camminando in questo deserto, ancora non brucia del tutto perché è presto, quindi prenderemo 2 caffè e 2 bottigliette d'acqua, 2 espressi, 2 bicchieri di vetro e con il ghiaccio per fare il nostro caffettino salentino, anche se il caffè è capoverdiano e quindi proveremo a non fare casino. Vai. Eccolo qua. E beh, qualche goccina è uscita, però ci sta. Allora, questa è la nostra tenda di oggi. Stiamo facendo questi 20 passi per andare in acqua. Sì. L'audio è un po' camuffato perché ho messo la boost, come dice il caro Nicolò Balini, che salutiamo. 20 metri è qui, vabbè, saranno 20 passi. Vabbè, c'è qualche passo in più e poi ti trovi qui nell'oceano. Lì di fronte non si vede, ma nei primi giorni che era tramontana più aria gallipolina ponentina si vedeva bene Boa Vista. Questo qua è il mare, il bagnasciuga, e adesso faremo un bel bagnetto anche per voi. Siamo in acqua, siamo a Capoverde, isola di Sal, siamo all'ultimo giorno di mare. Domani mattina riusciremo sicuramente a fare nuovamente ancora il bagno, però intorno alle 11 inizieremo già a mettere via un po' di cose, perché se non erro alle 12 dovremmo lasciare il villaggio in direzione aeroporto che farà Isola di Sal, Bergamo, Orio al Serio. È stata una settimana abbastanza intensa e volata proprio letteralmente, sembra essere arrivati ieri. Ci vorrebbe un'altra settimana. In effetti 14 giorni sono un po' troppi, 10 sarebbe un buon compromesso. Vabbè, comunque ci accontentiamo, cercheremo di andare a vedere anche altre destinazioni. Un altro dettaglio che forse non vi ho detto è qui a Capoverde, cioè almeno in questa spiaggia di Santa Maria, è direttamente alta, cioè non entri gradualmente, ma il fondale è subito alto. Però c'è una zona dove praticamente vieni pullato, vieni portato in avanti e indietro, però sei sempre nello stesso posto. Si fa una specie di acqua gym involontaria. Io non volevo fare attività fisica, ma è la natura che cerca me. Questi sono i colori del mare di oggi e tenete presente che è nuvoloso. Di tutto l'arcipelago di Capoverde ci sono le isole di Barlavento e le isole di Sotavento, quindi sarebbe Sopravento e Sottovento.
In totale sono 10 le isole maggiori e ne abbiamo 4 a nord, quindi con Sant'Antao, São Vicente, Santa Lucia, San Nicolao e Sal e Boavista. Invece a sud abbiamo Brava, Fogo, Santiago e Maio. Sono tutte le isole all'arcipelago di Capoverde. Noi adesso siamo sull'isola di Sal e esattamente ci troviamo a Santa Maria. Guardiamo un po' i prezzi di questo locale. Quindi con il cambio a loro favore, che fanno 1 a 100, andiamo con la capirigna a 400, moneta locale sarebbero tipo 4 euro. 4 euro per il mojito e 4 euro per anche gli altri cocktail alla frutta. Da questa parte andiamo a vedere la Tomahawk Stick, 7000 e sarebbe tipo 70 euro. Poi abbiamo una grigliata mista a 44 euro e per 2 persone, caciupa a 16 euro, quindi è tipo uno stufato di una zuppa con carne. Questo è un locale che si trova nel centro di Santa Maria e lì in fondo abbiamo la spiaggia. Per i prezzi devo dire sono più o meno in linea. Si chiama Cultural Café. Murales che ormai abbiamo consumato, abbiamo filmato e fotografato in lungo e in largo. Guardate quei ragazzi con quella specie di moto elettrica. Questo è un artigiano, siamo all'interno di una botteguccia. Questo ragazzo costruisce sculture in legno, sono principalmente tartarughe, no stress, è il loro motto, no stress. Queste sono tutte le sue costruzioni, gli artefatti. Capoverde, lui fa l'intaglio con gli scalpelli, no stress. Capoverde, no stress. E sorridono sempre. Questo murales è uno tra i più belli, ce ne stanno veramente tantissimi. Questo simboleggia appunto un uomo che sta sul pontile a pulire il pesce, mi sembra un tonno. Stiamo facendo un'ulteriore passeggiata mattutina, prima di pranzo anzi, sempre nel centro di Santa Maria. Guardate lì in fondo, c'è quei ragazzi che stanno tornando da scuola, hanno le loro divise. Siamo sempre sotto un bel sole cocente. Abbiamo bagnato il cappello per refrigerarci un pochino. Tutto sommato è vivibile, si può stare. Non è male. È sempre bello immergersi proprio nel paesino per vedere anche fuori dai resort, entrare nella vita quotidiana dei capoverdiani in questo caso, ma anche lo abbiamo fatto in altre destinazioni, tipo l'abbiamo fatto a La Habana, capitale di Cuba, lo abbiamo fatto anche a Stone Town, a Zanzibar. Questo è uno dei tricicli tipo ape cinesi, ne abbiamo visti veramente tantissimi. Questo è un po' più datato, ma ne abbiamo visti veramente tanti. Negozio di elettrodomestici, Minia Casa, monopattini, lavatrici, frigoriferi. Vediamo spesso le costruzioni incomplete perché i capoverdiani vanno a chiedere il mutuo, la banca glielo dà, ma non riescono poi a completare lo stesso la casa perché comunque le spese sono tante. Stipendio medio, se non erro, sui 130-140 euro al mese. Questo è lo stipendio minimo. Poi c'è chi lavora in aeroporto che arriva anche a prendere sul migliaio di euro e a loro la banca giustamente eroga tantissimi soldi. C'è un quartiere proprio di signori che lavorano all'aeroporto e si vede già la differenza delle abitazioni. Questo è un negozio di cinesi, è un piccolo alimentare. Vedo da fuori uova ed altri alimenti. Questa è una aiuola abbastanza bizzarra. Praticamente c'è pieno zeppo di conchiglie, pienissimo. Cioè, e non finisce qua. Questa aiuola è lunga quasi 50 metri. Guardate, anziché usare cortecce o segatura, usano le conchiglie o palline di argilla, appunto. Sono conchiglie e conchiglioni. Guardate, non si finisce mai di imparare.
Questo Bougainville è strano, allora o sono due piante all'origine oppure è un'unica pianta, però è bicolore, c'è sia il viola, il fucsia e il bianco. Secondo me sono due piante alla partenza, quindi poi si sono intrecciate tra loro. Allora, ora è 13:30, non c'è quasi un'anima in giro se non appunto residenti che tornano a casa per il pranzo e non solo, noi due scemi in giro. Sono le 13:30, fa caldo, però sempre sarò ripetitivo in tutti questi video, ma c'è un'aria che ti viene da portartela a casa, la mettiamo un po' in valigia, ce la portiamo all'occorrenza. Come dicevamo prima, non hanno l'acqua, qui l'isola è carente di acqua, i villaggi hanno i desalinatori e poi distribuiscono le bottigliette, quelle chiuse, però tantissimi residenti hanno il problema dell'acqua, però hanno l'aria gratis e tantissima ed è buona. L'area di Capoverde o almeno dell'isola di Sal è fantastica. L'isola di Sal si trova a 500 km dalle coste africane e quindi del Senegal. Guardate dove siamo arrivati. Una 128 Sport. Wow! Questa la vedevo nei film di Thomas Million. Guardate che bella, bellissima. Con la targa giustamente Capoverde. Molto molto bella. Questa parte di Santa Maria ci mancava. Quindi abbiamo lasciato il pontile, lo abbiamo lasciato giù di lì. Qui la spiaggia è un po' più scura. Mare sempre fantastico, madonna. Che spettacolo. Come dicevo, qui la spiaggia è più vulcanica, un pochettino più scura. È bollente. Però si difende bene anche questo mare. Questa zona qui di Santa Maria. Camminando Siamo arrivati. Angulo Beach. Piano piano il buon Mattia ci aveva suggerito, proseguendo questa strada dritti, sempre dritti, arriverete Angulo. E siamo venuti a Angulo Beach. Eccolo qua, uno dei punti estremi di Santa Maria. E beh, potevamo non fare questo sforzo per voi? Ragazzi, iscrivetevi al canale. Sarò sempre ripetitivo e con questa bella scritta vi saluto da Santa Maria. Non per finire il video, attenzione, continuate a guardare il video, non siamo ancora alla fine, c'è tanto ancora da fare, da vedere, da riprendere, da fotografare. Allora stavamo per lasciare Angulo Beach quando il mio occhio attento da felino conquistadores ho notato questa bella palestra all'aperto. Ci sono addirittura anche le funi. Ci sono le funi, sembra tutta costruita con materiali di recupero. Welcome. Ecco qui c'è Tiziana che fa le sue evoluzioni a quest'ora e non abbiamo ancora mangiato. Voglio provare a fare prima qualche trazione. Guardate tutti gli attrezzi costruiti con mezzi di fortuna, pezzi di tubo con calcestruzzo, quindi cemento, anche tronchi di palma, accessori vari, con tutto il materiale di recupero. Molto spesso viene portato anche dal mare, trazioni, panche, pesi, tutto in riva al mare, quindi con un'aria veramente bella. Quadro svedese, un pezzo di quadro svedese. Queste signore vendono frutta, papaya, banane, ananas, mango. Con la carriola vanno in giro a vendere appunto la loro bella frutta per tutta la città. Qui abbiamo un altro cagnolino che si riposa al fresco. Qui sorge un altro grande albergo, fronte spiaggia, ore 13:50, calma assoluta. Ci
Il rumore è soltanto vento, uccellini, quest'area freschetta, tanto caldo, c'è pure il caldo, però è piacevole camminare per tutte queste vie anche dissestate. Sento il cervello in rec che registra suoni, profumi, scene, una cosa che mi fa stare bene. Sono stanco e anche un po' affamato, non tanto affamato, però comunque mi piace. È molto molto bello andare in giro, sudare e affaticarsi. Come detto in altri video, non riesco a stare sdraiato. Siamo stati sdraiati 10 minuti, 15 al massimo. Flor de sal. Mi piacerebbe entrare in tutti questi bar, in tutti gli alimentari, in tutti i ristoranti, assaggiare, mangiare, bere tanti prodotti, però purtroppo non possiamo spararci tutte le cartucce in una volta. Giro la camera per farvi vedere questa villettina, come è curata e come è pulita. Siamo sempre in Africa, ragazzi. Questa villetta è la fine del percorso pedonale, del lungo passeggio pedonale che ha realizzato il presidente in carica. Questa è la casa dell'attuale presidente dell'isola di Sal. E questo qua è tutto il passeggio che ha realizzato. Prima c'era soltanto un pezzetto, lo ha prolungato fino a casa sua, facendo il bene proprio ma anche il bene del popolo. È colui che ha tolto quasi totalmente le favelas, ha realizzato tantissime case per i residenti e, se non ho capito male, costano intorno ai 30-40 euro al mese. L'ufficio postale di Santa Maria. Si suda e non poco. Cestini, tubi per irrigazione, panchine, illuminazione, non una ogni 50 metri, ma ce ne stanno una ogni 5-6 metri, lampioni. Telecamere di videosorveglianza, sanpietrini come pavimento, non sono autobloccanti. Qui ci sono dei maestri che stanno rovinando l'audio del video. Stiamo costruendo tantissimi alberghi. I sanpietrini hanno disegnato tartarughe e vele. Ogni tanto si intercambiano. Questi sono i tombini dell'acqua, della fognatura. Guardate come sono ben fatti a livello. Diciamo che i nostri non sono proprio così, senza fare nomi di città e altro. Vabbè, sapranno come installarli. E questo è tutto il lungomare pedonale di Santa Maria. A quest'ora non c'è nessuno, ma vi posso assicurare che sia la mattina, ma ancora di più la sera, diventa molto molto viva, con i locali, musica live, bar, birre a fiumi e cocktail, dalla caipirinha al mojito e a tutti quelli che già conoscete. Su quest'isola, pur essendo in Africa, non ci sono animali inteso come leoni, tigri o altri animali che conosciamo, elefanti. Non c'è nulla di tutto questo. Non hanno proprio specie animali autoctone, non c'è nulla. Quelle le si trovano sul continente, diciamo, africano. Mi sono fermato ad un'altra agenzia immobiliare qui di Santa Maria, sempre sull'isola di Sal, e ci sono appartamenti anche a 55.000 euro, con una o due camere. Questo a 110.000 euro, 154. Però ci sono delle ville di lusso a 320.000 euro, direttamente sulla spiaggia nuova di Zecca. Questo è un altro piccolo appartamentino a 65.000 euro. Spaziamo dai 65 ai 360. Il prezzo è stato ridotto. 330, 135, 72, 265. Diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti. Ci sono anche delle multiproprietà. 110,
225.000 euro, 110.000 euro. Diciamo che il mercato immobiliare è abbastanza importante anche qui a Santa Maria. In effetti abbiamo visto numerose agenzie immobiliari, numerose ville, case con la scritta vendesi. Guardate questo, 75.000 euro, fronte spiaggia, 90, 95, 65.000 euro. Quindi qualora uno volesse avere soltanto un piccolo appoggio, con 65.000 euro potrebbe avere qui una piccola casetta sull'isola di Sal. Con un volo da Milano o da Roma, 5-6 ore di volo, si è in questo, chiamiamolo paradiso, poi c'è a chi può piacere e a chi no. Estate tutto l'anno. Un periodo un po' particolare è gennaio-febbraio, che ci sono dei venti molto sostenuti. Non a caso in quel periodo fanno i campionati mondiali di kitesurf sulla spiaggia di Punta Petra, se non Punta Negra, non mi ricordo bene mai il nome, poi ve lo scrivo giù. Portoghese, Ponta Preta. Questo negozio è del famoso campione mondiale di kitesurf o surf. Comunque poi anche questi dettagli ve li scriverò giù in video. Ragazzi, se dimenticate qualcosa in Italia, non vi preoccupate, c'è tutto, dai deodoranti alle protezioni solari, gel per capelli, c'è qualsiasi cosa, anche se volete portare magari meno magliette, costume da bagno, trovate davvero tutto, camicie, abiti da sera, profumi, jeans, c'è veramente tutto, quindi non avete paura, non abbiate paura di aver dimenticato qualcosa, o magari se non volete viaggiare con un bagaglio pesante, potete venire con un bagaglio più leggero e comprare qualcosa qui, magari diamo anche una mano alla popolazione locale. Questa bottega abbiamo preso qualche tartarughina piccolina in legno, qualche braccialetto no stress, e ci sono anche dei rum, dei punch, è proprio di fronte all'ocean, ve lo consiglio, ragazza molto gentile, non è stressante, appunto il no stress, potete comprare tranquillamente i souvenir qui da Souvenir de Capoverde, molto facile trovarlo, Ocean, il locale Mitu e poi questa piccola botteguccia. Guardate, ma quanto sono belli questi cagnetti, e sono tutti in linea, giustamente non è che mangiano tantissimo. Questo è il Buddy, dove fanno musica dal vivo dentro e poi si può consumare il proprio cocktail, la propria bibita anche al piano superiore. Non so se vi ricordate in altri video, se non l'avete visto andate a recuperarvi il video, vi lascerò il link in descrizione con tutti gli episodi di questa favolosa vacanza ed escursione che abbiamo fatto qui a Capoverde. Poi c'è sempre la famosa chiesa con la scuola dei bambini. Ristoranti che fanno il piatto del giorno a 600 con moneta locale, prezzo veramente molto buono. Ci sono anche altre cose sul menù che non riesco a tradurre in questo momento, magari riuscirò dopo. Comunque c'è pollo, caciupa ed altre cose, sempre i prezzi buoni. Lì hanno messo il cartello con il cambio 100 a 1, quindi su ogni prezzo che vedete indicato è facile fare la trasformazione, quindi quando leggete 600 vuol dire che costa 6 euro, 900, 9 euro. Correndo tutte queste stradine troverete tantissimi diving e anche dei beauty dove fanno massaggi a prezzi veramente molto buoni, ristoranti a prezzi anche quelli molto buoni, specialmente a base di pesce, essendo proprio sul mare e sul porto di Santa Maria. Souvenir, quindi ragazzi, se qualche volta volete uscire fuori dal villaggio e assaporare altri prodotti, basta uscire dal villaggio e immergersi in queste piccole viuzzole qua. Ristorante dove vendono l'aragosta, 80 euro a persona il pranzo degustazione a tema aragosta sul mare. Non ci andremo perché non mi va di investire questi soldini in questo momento. Polizia sempre presente sia con le jeep e anche a piedi e anche sulla spiaggia, quindi per stare abbastanza tranquilli. E questo è il secondo passeggio
che è praticamente lungo la spiaggia, costeggia tutti i villaggi, quindi sulla vostra destra in questo caso avete i vari villaggi e sulla sinistra c'è la spiaggia. Questo è un altro piccolo chioschetto dove fanno cocktail, capirigne di vario tipo. Qui stanno costruendo un chiosco, un ristorante che farà parte del villaggio che abbiamo sulla destra. E con questo passeggio pedonale illuminato anche la sera arrivate alla fine della spiaggia di Santa Maria, quindi farete tutta la parte sud dell'isola. Potete passeggiare molto tranquillamente su queste spiagge, su questi passeggi pedonali.